Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa recensione vi parlerò di Long Live the Princess, gioco sviluppato da Bell, di cui potete seguire lo sviluppo sul suo Patreon. La storia è ambientata in un mondo fantasy, dove il re è morto e adesso sua figlia, la principessa Selena, verrà incoronata a breve. Noi saremo un giovane veggente, con delle doti magiche, grazie alle quali riusciremo a scoprire se qualcuno sta mentendo. Il nostro protagonista scoprirà a breve che un grande destino lo attende, e questo è collegato all'incoronazione della principessa. Per quanto riguarda il gameplay, il gioco è una visual novel, ma con degli elementi che la contraddistinguono. Le giornate del nostro protagonista saranno divise in 3 momenti, mattina, pomeriggio e sera, durante le quali potremo navigare per la mappa, per svolgere un certo quantitativo di azioni che, se sfruttate a dovere, ci permetteranno di portare avanti al meglio la trama. Durante il gioco spesso ci si pareranno davanti diverse scelte, ed alcune di queste, per essere selezionate, sarà necessario aver sbloccato alcune abilità, che potremo apprendere da diversi personaggi durante la storia. Ed alcune di queste scelte inizialmente non potranno essere utilizzate in alcun modo, per carenza di punti abilità. Ma il gioco annuncia che una volta che la storia sarà terminata, sarà possibile ricominciare da capo, con tutte le abilità già sbloccate e svolgere quelle azioni che non abbiamo potuto compiere durante il primo gameplay. Una caratteristica sicuramente peculiare del gioco sono le investigazioni. Durante tutta la storia, ispezionando le varie aree e parlando con gli abitanti del mondo, riusciremo a raccogliere degli indizi. Questi saranno indispensabili durante i confronti con i personaggi, perché ci permetteranno di apprendere i loro segreti, tramite i quali potremmo proseguire nelle loro storie e piegarli al nostro volere. Per quanto riguarda la storia, questa a mio avviso è molto carina. Il contesto è interessante e le meccaniche di gioco ti spronano a capire ogni sfaccettatura dei personaggi. Inoltre la magia è ben integrata, insieme a tutte le creature magiche che popolano il mondo che ci circonda. Per quanto riguarda i personaggi, questi sono praticamente tutti ben scritti, e la componente segreti da scoprire rende ognuno di loro interessante, con l'eccezione di qualche personaggio secondario, inserito con l'unico scopo di intrattenere. Adesso per quanto riguarda il render, questo è quasi sempre abbastanza buono, con modelli dei personaggi tutti molto diversi l'uno dall'altro e belli da vedere, con particolari fisici peculiari per ogni personaggio. Ed inoltre la possibilità di interazione con creature magiche ne amplia ancora la varietà estetica. Parlando delle animazioni, in questo caso queste sono un po' altalenanti, dove in certi momenti queste sono molto fluide e belle da vedere, mentre in altri casi composte dai classici frame che si susseguono, ma comunque con la possibilità di essere visionate da diversi punti di vista. Adesso è il momento dei pregi e dei difetti, e tra i pregi inizio con il gameplay, che è differente dal solito. La storia, questa è molto carina ed interessante da seguire. La caratterizzazione, ben fatta per ogni personaggio. Il render, abbastanza buono. Le animazioni, buone ma altalenanti. Ed infine musica e suoni, che accompagnano bene tutto il gameplay. Mentre tra i difetti mi sento di menzionare i punti azione. Essendoci un determinato numero di azioni da poter sfruttare durante la giornata, spesso si ha la sensazione di aver trascurato qualcosa, e si ha la costante preoccupazione di sprecare interazioni che potrebbero essere usate in maniera migliore. E per ultimo, dispersivo. Nel gioco ci sono molte cose da fare, ma anche se con qualche vago suggerimento, spesso non si sa bene cosa fare per trovare il prossimo indizio, e il numero di azioni limitate non aiuta di certo. Per queste ragioni elencate in precedenza, il voto che mi sento di dare è 8,5. Anche se con qualche meccanica che non ho molto apprezzato, Long Live the Princess è sicuramente un ottimo gioco, che è riuscito ad intrattenermi per svariate ore. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da farmi, o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!